Buonasera a tutti. Allora, questa sera vi presenterò un altro pezzo della mia attrezzatura. Questa volta non parliamo di attrezzatura fotografica, ma di videocamere, in particolare dell'action cam che uso di solito per fare i miei video, quella che uso di più in particolare, che è responsabile di tutti i video di questo canale, tranne il primo. In ogni caso, parliamo della Insta360 Go 2. La Insta360 è una marca, è una casa cinese che è specializzata in videocamere a 360 gradi. Sono delle videocamere di varie grandezze con varie prestazioni che hanno due obiettivi, ognuno dei quali riprende a 180 gradi e quindi possono fare una ripresa a 360 gradi che poi in post-produzione posso rielaborare, posso scegliere quale parte dell'immagine prendere e quale invece scartare. Hanno la possibilità di essere montati su selfie stick particolari che poi non vengono ripresi, quindi scompaiono durante questa ripresa e sono quindi molto versatili. Sono leggermente ingombranti, diciamo che sono più o meno ingombranti come una GoPro, forse di più. Qualche anno fa però uscirono con una versione ridotta di queste videocamere con una sola lente a 180 gradi e l'anno scorso l'hanno aggiornata con la seconda versione che è questa qui, Insta360 Go 2. Ci sono vari bundle di questa camera, io ho preso gli accessori che mi servivano, ma ce ne sono altri specializzati per ogni tipo di attività, per ogni tipo di sport, quindi c'è per lo sci, per lo snowboard, per la bicicletta, eccetera, eccetera, anche per sport acquatici e con altre tipologie di accessori. Cominciamo con l'accessorio più importante che è il telecomando. Questo telecomando funziona anche da caricabatterie, tuttavia non si può caricare la camera mentre si riprende, quindi o si riprende o si carica la batteria. La camera comunque è questa qui, è molto piccola, pesa solamente 20 grammi, è impermeabile, ha una risoluzione di 2,7K o 1440p, ha una memoria interna da 32 giga, ma c'è la versione anche con 64 giga, ha due microfoni. Quella da 64 giga costa circa 100 euro in più, il prezzo base di questa con il telecomando e con un paio di supporti è di circa 300 euro, magari si possono trovare anche degli sconti però. Il telecomando ha la funzione di intanto caricare, come abbiamo detto, ha un piccolo display che serve unicamente a visualizzare le funzioni della videocamera, quindi non si riesce a vedere l'inquadratura, ma soprattutto ha la capacità di iniziare e di stoppare la registrazione, quindi si può mettere la camera lontano e con questo comandare appunto la camera sia cambiando le impostazioni e sia iniziando o finendo la registrazione. Io poi ho comprato altri supporti, questo è il supporto per il supporto della GoPro, è meccanico, quindi non è magnetico, anzi bisogna dire che questa è magnetica, quindi si può attaccare in una qualunque superficie ferrosa senza bisogno di supporti. Comunque questo tipo di supporto non è magnetico, si incastra la camera dentro e poi si chiude nel supporto della GoPro. Questo serve per evitare che la camera si stacchi in condizioni dove ci sono molte vibrazioni e quant'altro. Questo è un supporto invece magnetico dove lo si può attaccare o alla visiera di un cappello da baseball o su una qualunque superficie che abbia molto sottile, quindi si incastra e poi è snodato. C'è un altro supporto che ha una superficie gommosa e appiccicosa e quindi si può attaccare su una qualunque superficie, su un vetro, su un legno, sulla superficie piana. Io questo qui tipicamente lo attacco su un vetro della macchina e mi riprendo mentre guido, iniziando la registrazione con il telecomando.
Una volta che si stacca basta pulirlo e non perde la sua capacità di appiccicarsi su altre superfici. C'è poi un altro supporto magnetico, sempre per i supporti della GoPro, ma è magnetico. E poi c'è quello che uso di più, che è magnetico, però si avvita su un qualunque testa di treppiede o su un selfie stick. In particolare io questo è il selfie stick che uso di più. In genere io lo metto sullo spallaccio, ho una tasca e quindi lo tengo lì. Quando mi serve lo tiro fuori, apro il treppiede incorporato e lo appoggio su una superficie, poi posso sollevarlo a mio piacimento, oppure semplicemente lo estendo e lo uso tipo un selfie stick normale. Ce ne sono altri di varie dimensioni, da uno un po' più piccolo a uno intermedio, che si possono avvitare anche tra loro per aumentare l'altezza appunto della camera, e quindi possono essere utili in determinate situazioni. Questa camera, chiaramente la sua grandezza, la sua dimensione sono il loro punto di forza, perché io lo posso anche infilare in ambienti molto stretti, posso fare delle riprese ravvicinate al suolo o delle piante, facendo un effetto drone, facendo effetti molto particolari e molto divertenti. Ha però il difetto che, avendo un sensore molto piccolo, produce molto rumore in condizioni di scarsa luce oppure con i colori molto scuri quando ci sono dei giochi di luci e ombre. Quindi chiaramente è un compromesso che bisogna accettare per le dimensioni della camera, ma per me è l'ideale perché è molto versatile, si può staccare, si può attaccare da altre parti, pesa 20 grammi ed è veramente quello che cercavo. I filmati si possono scaricare sia sul telefonino e sia sul computer oppure Mac con un software dedicato. Questo software consente di regolare la stabilizzazione. Ora io non so bene come avvenga la stabilizzazione, ho capito che l'effetto è via software all'interno della camera stessa, però la si può comunque regolare in post produzione. Posso cambiare l'inquadratura entro certi limiti, quindi la posso spostare un po' e alzare e abbassare, e soprattutto la posso ruotare da 16 noni a 9 sedicesimi o anche 1 per 1 senza perdere di qualità, quindi non me la ritaglia, e sono le informazioni che lei acquisisce riprendendo a 180 gradi quello che ho di fronte, e poi a seconda di come voglio fare il taglio io mi visualizza e poi mi esporta questo formato. Quindi io direi che è tutto. Come ho detto, l'ho scelto appunto per le sue dimensioni molto ridotte e per la sua versatilità. Aspetto con ansia che esca la versione 4K, che sicuramente sarà un passo in avanti se mai la faranno. Una caratteristica che mi sono scordato, molto importante, è che in un qualunque modo io riprenda, l'orizzonte viene sempre tenuto livellato. Quindi io posso cominciare una ripresa così e ruotarla e l'immagine non ruota, ma l'orizzonte rimane sempre orizzontale, appunto, e questo è un grandissimo vantaggio. Sono arrivato a questa camera perché il primo video che ho fatto sul canale, quello dei Lagusteri di Percile, lo avevo fatto con il mio telefonino e con un gimbal della DJI per telefonini che già avevo, ed è stato molto ma molto faticoso, perché il gimbal intanto è molto pesante, lo tenevo nello zaino, una volta che mi fermavo dovevo tirare giù lo zaino, prendere il gimbal, montarci il telefonino sopra, fare la ripresa, e poi comunque non avevo la possibilità, diciamo così, di estenderlo, quindi facevo sempre riprese dal basso oppure tenendo in mano appunto quel gimbal con il telefono. Invece soprattutto con questo stick, con la possibilità anche di estenderlo, posso riprendermi a varie altezze, ed è effettivamente stato un grosso salto di qualità, perlomeno
per ciò che riguarda la produzione di questi video per me. E chiaramente è 2,7K, però secondo me ha una qualità molto buona video. Per ciò che riguarda l'audio, come vedete io uso il microfono perché l'audio effettivamente non è un granché, ma in condizioni di emergenza è più che accettabile. Quindi se vi ha interessato questa camera, se avete ulteriori domande, se avete vostre esperienze da portare, mettetele pure nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video mettete un like se volete. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento la prossima volta.